C'è una teoria che circola da mesi nel sottobosco finanziario. Bitcoin non è ancora a $200.000 perché viene tenuto artificialmente a freno e al centro di tutto questo ci sarebbe proprio Strategy. Le accuse sono esplicite. Grandi banche, hedge fund e attori istituzionali starebbero vendendo allo scoperto azioni di Strategy per costringere l'azienda a vendere il proprio oro digitale, quindi i propri bitcoin in cassaforte. Così si scatenerebbe una catena di eventi che porterebbe il prezzo di Bitcoin a crollare. Lo so, sembra complottismo, ma dietro questa narrativa c'è una dinamica finanziaria reale, documentabile e pericolosamente familiare. Sto parlando della spirale della morte. E ripeto, questa non è fantasia, è storia. E ancora una volta, per capire ciò che potrebbe accadere da qui a breve, dobbiamo fare un salto nel tempo, dobbiamo guardare al passato, ma soprattutto analizzare i fatti, partendo proprio dal cuore del problema, cioè Strategy. Dobbiamo capire la sua struttura finanziaria, dobbiamo capire i suoi obblighi di cassa e soprattutto identificare il punto di rottura, perché è proprio quello il tassello importante, quel punto di rottura che, se appunto si rompesse, obbligherebbe l'azienda effettivamente a vendere i propri bitcoin. Prima di partire però, se ancora non l'avessi fatto, sentiti libero di iscriverti alla mia newsletter, è totalmente gratuita, ti lascio il link qua sotto nella descrizione, puoi usare anche questo QR code per comodità, è totalmente gratuita e li ricevi settimanalmente direttamente sulla tua email tutte le mie analisi mirate su quello che è successo, su quello che sta succedendo e su quello che potenzialmente potrebbe succedere. È un modo per avere accesso a dati, informazioni in tempo reale, le informazioni cruciali per prendere decisioni mirate e informate. Ripeto, è tutto gratuito, ti lascio il link qua sotto. Niente spam, niente rotture di scatole, solo analisi pure. Partiamo quindi dal concetto base, cioè la spirale della morte. Una storia che si tende a ripetere, perché questa non è un'invenzione del mondo cripto, ma un vero e proprio fenomeno economico documentato e ripetutosi per secoli e secoli, a partire dai regni premoderni fino alla bolla tech del 2000. Facciamo quindi quello che amo sempre fare, cioè un bel tuffo nella storia. Partiamo dall'impero ottomano, il primo grande caso di death spiral, cioè di spirale appunto della morte. Era il 1870 e l'impero ottomano aveva accumulato un debito colossale, soprattutto con le banche europee, in particolare quella francese e quella inglese. Debito denominato allora in oro, non c'era ancora la valuta fiat. Quando scoppiò la crisi finanziaria globale del 1873, le banche europee smisero ovviamente di prestare denaro, i tassi salirono alle stelle, i prestiti rallentarono, addirittura si fermarono in molti casi, e gli ottomani non riuscivano più a creare nuove obbligazioni mentre la loro lira si stava svalutando costantemente. Il prezzo dell'oro, come succede in questi casi, crebbe a dismisura e ne ho parlato nel dettaglio in questo video qui, ti lascio la descrizione qua sotto, dovrebbe comparirti un banner qua per andare poi a vederlo. Se non l'hai fatto, mi raccomando, guardalo perché è esattamente quello che sta succedendo in questo momento sotto i nostri occhi. Come ho detto, quindi l'oro esplose, ma non è che stava diventando più prezioso, è che si stava svalutando la moneta con cui comprare quell'oro, quindi appunto la moneta ottomana. L'impero, facciamola breve, non poté ripagare il suo debito e le banche, le istituzioni, insomma gli altri governi europei, imposero la creazione dell'amministrazione del debito pubblico ottomano, cioè un'entità straniera super partes che controllava le entrate fiscali dell'impero ottomano. In pratica ogni entrata che arrivava veniva direttamente deviata verso le casse a cui dovevano soldi gli ottomani. Quindi di fatto presero il controllo delle entrate fiscali dell'impero. Quindi in pratica i creditori, quindi i territori stranieri, presero il controllo di fatto dello Stato. Un po' come fosse stato messo a garanzia nel prestito. Come ho detto, questo è successo moltissime volte nella storia e anche nei giorni nostri, quindi passiamo dal 1870, arriviamo alla Grecia 2010, questo è sicuramente un esempio che ti è più familiare. Siamo in Grecia, ancora una volta territorio ultra indebitato, questa volta non in oro ma in valuta fiat, in euro, una valuta che la Grecia non può stampare in autonomia, quindi non può controllare. Come forse ricorderai, la Grecia è crollata sotto il peso dei tassi di interesse insostenibili e ancora una volta entra in gioco lo stesso pattern, la death spiral, fino al suo culmine in cui l'FMI e la Troika imposero la creazione del Fondo per lo sviluppo delle attività della Repubblica Ellenica.
In soldoni, un fondo incaricato di prendere il controllo delle parti più preziose della penisola e venderle in modo da poter ripagare il prestito. Ed ecco quindi che il porto del Pireo, aeroporti, isole, insomma tutte le parti più importanti, gli asset nazionali sono stati svenduti per ripagare i creditori. Ancora una volta il meccanismo è lo stesso: debito in valuta esterna, incapacità di ripagare quel debito, cessione forzata di asset per soddisfare i creditori, perdita di sovranità. Ora però voglio fare un passo ulteriore, perché vedi, la spirale della morte non colpisce solo gli stati, può colpire anche le aziende e i loro beni. Arriviamo quindi alla trappola dei pipes e i convertibili tossici. Come ho detto, queste dinamiche colpirono stati, ma colpirono anche numerose aziende. Fino al 2001 era una pratica estremamente diffusa. Saltò poi alla luce quando la SEC aprì delle indagini scoperchiando il vaso di Pandora. Saltò fuori infatti la pratica finanziaria dei PIPEs, cioè Private Investment in Public Equity, ma con clausole flawless convertible. Cosa significa? Come puoi vedere qua, leggo testualmente: un PIPE con flawless convertible è un tipo di investimento privato in azioni pubbliche dove l'investitore compra effettivamente debito convertibile con la clausola che il prezzo di conversione in azioni si adatta a ribasso. Lo so, sembra una lingua aliena, andiamolo a semplificare. Immagina di essere un'azienda in difficoltà. In difficoltà hai bisogno di prendere prestiti, hai bisogno di denaro. Bene, se vai nelle banche difficilmente ti danno denaro. Allora che cosa fai? Ti rivolgi a hedge fund che sono disposti a prestarti denaro e magari decidono di farlo con le pipes, quindi investono su di te comprando di fatto azioni ad un prezzo diverso, più basso rispetto a quello del mercato, per appunto agevolarti, per sostenerti, perché vogliono investire su di te, credono che tu possa riprenderti e fare bene. Quindi questi hedge fund investono su di te, ti prestano denaro in cambio di azioni. Quindi nel momento in cui tu dovrai ripagare il tuo prestito, denominato per esempio in euro, lo potrai fare in azioni. Fin qua è tutto semplice e mi sembra anche una mossa abbastanza onesta. Io ottengo il mio prestito e quindi posso far crescere l'azienda, tu invece, hedge fund, istituto, quello che è, ottieni azioni, quindi stai effettivamente investendo ad un prezzo migliore su di me. Tra parentesi, questo tipo di manovre funzionano e si attuano con aziende quotate in borsa tendenzialmente, perché gli hedge fund hanno la possibilità di acquistare le azioni ad un prezzo minore rispetto a quanto sono quotate. Fin qua comunque la pratica non è così oscura, ci sta. Diventa oscura quando parliamo di azioni convertibili flawless, quindi senza un tetto minimo, come abbiamo detto prima. Perché? Andiamo più a fondo perché, come dico sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che tu sei un'azienda e io sono un hedge fund. E supponiamo che le tue azioni oggi valgano $100 e che io ti presti $500, pattuendo il rimborso in azioni. Abbiamo 3 casi differenti. 1, le azioni che salgono, 2, le azioni che rimangono costanti, 3, le azioni che crollano. Vediamo quindi uno per uno i 3 casi. Tu hai delle azioni che valgono $100 sul mercato, io ti presto $500. Ipotizziamo che dopo un anno le tue azioni valgono ancora $100. Quindi tu mi ripagherai il prestito in azioni. Io ti ho prestato 500, le tue azioni valgono 100, mi darai 5 azioni come rimborso. Ora ipotizziamo invece che in questo anno tu sei stato bravissimo e le azioni sono esplose. Sono passati magari a $500 ad azione. Io ti ho prestato 500, le tue azioni ora valgono 500, tu mi rimborsi un'azione. Ora andiamo all'evento negativo, quindi è andata male, quest'anno è andato male, le azioni sono crollate, il loro prezzo è passato da 100 a $50. Io ti ho prestato $500, se mi ripaghi in azioni devi darmi 10 azioni del valore di 50 per arrivare a $500. Semplice, no? Ma riesci a vedere l'inghippo? Più il prezzo dell'azione scende, più azioni la società, quindi tu, dovrai consegnare a me, hedge fund, per ripagare quel debito. E questo crea un incentivo perverso, secondo me. Il creditore, cioè io, che ho investito su di te, paradossalmente voglio che questo investimento vada a perdere, perché se va a perdere, io guadagno più azioni e quindi prendo il controllo tuo. In pratica, io, creditore,
posso vendere allo scoperto azioni per farne crollare il prezzo, così da ottenere indietro come pagamento più azioni da te e così via. Lo so che adesso stare lì a dire ma che cazzo è sta roba? Bene, nel 2001 la SEC analizzò centinaia e centinaia e centinaia di casi come questo, facendo saltare fuori dei dati secondo me assurdi. Gli investitori che avevano acquistato titoli che seguivano questa pratica per finanziarsi, si trovarono in media con il 34% di perdita in un anno in portafoglio, in un momento in cui il mercato ruggiva mentre tutto stava esplodendo. L'85% delle aziende che ha fatto ciò ha avuto rendimenti negativi dopo l'emissione e di queste il 48% sono state delistate, quindi la metà di queste di fatto non è sopravvissuta. Era una trappola perfetta, in cui l'azienda pensava di salvare la propria liquidità, pensava di salvarsi, ma in realtà stava firmando la propria condanna. E a capo di questo ci furono proprio gli hedge fund, i grossi istituti finanziari e le grosse banche. Ma come si collega tutto questo alla situazione di oggi e in particolare a Strategy e Bitcoin? Bene, oggi Strategy è la più grande azienda pubblica detentrice di Bitcoin, un colosso che ha aperto la strada verso la tesoreria in Bitcoin. Un'azienda che possiede in pancia, secondo gli ultimi dati, 650.000 Bitcoin, cioè il 3% dell'offerta totale. Valore di mercato circa 59 miliardi di dollari ai prezzi attuali, chiaramente varia a seconda del prezzo di Bitcoin. Costo medio 48 miliardi. Prezzo medio di acquisto 74.000 dollari. Utile non realizzato quindi 10 miliardi. Qual è l'utile non realizzato? Beh, la discrepanza tra il costo medio, quindi 48 miliardi per acquisire quei bitcoin, e il controvalore attuale di 59 miliardi di dollari. Quindi più o meno hanno un utile non realizzato di 10 miliardi. Ora la cosa diventerà un po' nerd, però ti devo necessariamente mostrare questi dati perché solo capendo la situazione finanziaria di Strategy possiamo capire quelli che potrebbero essere gli scenari che ci attendono da qui a breve. Quindi sul fronte debito, come puoi vedere in questa foto, abbiamo circa 16 miliardi di dollari in obbligazioni e azioni privilegiate, quindi debiti. Dall'altra parte abbiamo un controvalore di Bitcoin in dollari di 59 miliardi. Loan to value, se andiamo a fare il calcolo, è circa l'11%, perché io ho da un lato debiti per 16 miliardi, dall'altra un valore in portafoglio di asset per 59 miliardi, quindi un loan to value circa dell'11%, che è apparentemente ultra conservativo, tenendo conto che generalmente le aziende, il mercato azionario considera accettabile un loan to value che va tra un 30 e un 60%. Qui parliamo di un loan to value all'11%, quindi a dati fatti, guardando questi numeri, Strategy sembra assolutamente solvibile, solida e che continuerà a procedere così com'è nel futuro. Un bilancio quindi a prima vista inattaccabile, ma c'è un dettaglio cruciale, un dettaglio che la maggior parte di persone là fuori sta ignorando e che forse grandi istituti bancari non stanno poi così tanto ignorando. Strategy non paga interessi su un debito normale. Strategy paga dividendi su azioni privilegiate, dividendi che non può interrompere. Infatti, a differenza dei dividendi ordinari, in cui le aziende possono decidere di ridurre, alzare, cancellare del tutto, i dividendi privilegiati sono contrattualmente simili a delle obbligazioni, cioè sono vincolati e se l'azienda non li pagasse, rischierebbe il default. Di quanti soldi stiamo parlando? Guarda questa foto. Stiamo parlando di circa 800 milioni di dollari annui che deve pagare in dividendi. Quindi Strategy ogni giorno deve pagare oltre 2 milioni di dollari ai propri investitori con dividendi privilegiati. La domanda quindi è: ma Strategy da dove li prende questi soldi? Ovviamente non dal software. Sì, il software li produce, ma non abbastanza, non 800 milioni di flusso libero di cassa che può essere direzionato verso appunto gli investitori. Quindi il più arriva da che cosa? Dalla riserva di cassa di Strategy, cioè un fondo separato che ha attualmente 1,4 miliardi di dollari, come puoi vedere in questa foto, ed è usato esclusivamente per coprire interessi e dividendi. Ma se BTC non tornasse a salire, se BTC non reggesse, la cassa di Strategy, quell'1,4 miliardi di dollari, durerebbe appena 21 mesi. Quindi avrebbe meno di 2 anni di pagamenti verso gli investitori e poi dovrebbe fare una cosa.
vendere i propri Bitcoin. Per 21 mesi, quindi quasi 2 anni, può tranquillamente utilizzare, attingere da quella cassa e se Bitcoin sta in perdita non importa, può usare quella cassa per ripagare i nostri investitori, quindi i dividendi, quegli 800 milioni annuali. Ma se il prezzo di Bitcoin crollasse e quella cassa si svuotasse, dovrebbe a quel punto per forza di cose vendere i propri Bitcoin. Arriviamo quindi al punto di rottura della strategia, perché ancora una volta, ultimo sforzo, questo è il punto importante da comprendere perché da questo singolo elemento si può comprendere la salute finanziaria di Strategy e quindi se Strategy dovrà o meno vendere Bitcoin. Visto che ora tutti sui social parlano di Strategy che vende, c'è un sacco di food, un sacco di fumo che viene lanciato sui social, andiamo a fare chiarezza. Il concetto chiave è l'MNAV, cioè il Multiple to Net Asset Value, cioè un modo carino per dire che le azioni di Strategy vengono scambiate ad un premio rispetto al valore dei Bitcoin che comprano. Quindi chi compra Strategy gli paga un premio a Strategy per acquistare quel Bitcoin, come fosse una commissione. L'MNAV misura quindi se il valore di mercato di Strategy è superiore o inferiore al valore dei Bitcoin che possiede in cassa. Abbiamo quindi due scenari. Abbiamo un MNAV positivo, quindi superiore a 1, e un MNAV negativo, quindi inferiore a 1. Se l'MNAV è superiore a 1, il mercato paga più di $1 a Strategy per acquisire $1 di Bitcoin. L'azienda quindi può emettere nuove azioni a questo prezzo gonfiato. Con i ricavi delle azioni, della vendita di queste azioni, cosa succede? Vengono accumulati da un lato più Bitcoin, dall'altro si va a rimpinguare la cassa per pagare i dividendi, quella famosa cassa che attualmente è di 1,4 miliardi di dollari. È così che è stata creata. Con questa commissione, raccogliendo tutte le commissioni dalla vendita dei propri titoli, è stata creata questa cassa. E questo è un circolo virtuoso, se ci pensi, in cui più il prezzo sale, più Strategy riesce a accumulare e quindi rimpinguare le proprie casse, sia lato tesoreria con Bitcoin e sia lato cassa in dollari per ripagare i debiti. Questo è il modello che ha permesso a Strategy di scalare e costruire il suo impero di Bitcoin. Ma arriviamo al secondo punto. Se l'MNAV è inferiore a 1, in questo caso l'azienda viene valutata meno dei Bitcoin in suo possesso. Emettere nuove azioni sarebbe totalmente stupido, non avrebbe alcun senso perché significherebbe vendere Bitcoin a un prezzo più basso del mercato. Ipotizza Bitcoin sul mercato è a 100, l'MNAV è più basso, è come dire io te lo vendo, se tu compri me, compri Bitcoin che io possiedo ma a un prezzo più basso del mercato, tipo 80. Ovviamente non ha senso, quindi in questo caso Strategy smette di emettere nuove azioni e inizia invece a consumare la cassa, quella cassa di 1,4 miliardi di dollari attuali, per ripagare gli investitori. Se però la cassa si esaurisce, rimane un'unica opzione: vendere Bitcoin per ripagare gli investitori. Ed è proprio qui che possiamo intravedere quella versione moderna della spirale della morte. Strategy vende Bitcoin per pagare dividendi, la vendita ovviamente fa calare il prezzo di Bitcoin, quindi il valore dell'azienda diventa ancora più basso, quindi l'MNAV scende ancora di più, quindi non può Strategy raccogliere nuovo capitale con nuove azioni, portando tutto questo a rivendere ancora più Bitcoin per sopravvivere, che fanno a sua volta di nuovo crollare il prezzo e via così. La spirale della morte moderna. Si innesca un effetto domino che coinvolge miliardi di dollari di vendite forzate che non possono fare altro che far crollare il prezzo del sottostante, quindi di Bitcoin. Quindi finché Strategy è scambiata un MNAV superiore a 1, puoi mettere azioni e ciclicamente venderle per avere liquidi da usare da un lato per acquistare Bitcoin, dall'altro per rimpinguare le proprie casse in dollari. Se l'MNAV però scendesse sotto 1, non possono più emettere azioni, perché significherebbe vendere Bitcoin scontato. Quindi dovrebbero iniziare ad usare la propria riserva in USD e quando questa riserva finisce dovranno vendere i Bitcoin. Ora spero che tu non ti sia addormentato in questa fase, era molto tecnica, lo so, però era fondamentale comprenderla per capire che cosa sta succedendo. Arriviamo quindi all'ultimo tassello. Che cosa sta succedendo adesso? Ed è qui che arriva la teoria del complotto bancario che punta il dito contro JP Morgan e altri grossi player istituzionali. JP Morgan ha infatti di recente pubblicato tutta una serie di report estremamente critici su Strategy, avvertendo dei rischi di rifinanziamento, della potenziale rimozione dagli indici,
scatenando quindi la paura degli investitori, perché Strategy, non essendo più sugli indici, gli si verrebbe tagliata una parte importante di capitali, che significherebbe non poter comprare ancora Bitcoin e quindi potenzialmente far crollare l'MNAV e tutto il resto. Insomma, si pensa che JP Morgan stia gettando di fatto fumo sul mercato per screditare Strategy e magari parallelamente shortarla. Ora, non posso dire perché non ho i dati certi su quello che sta succedendo, posso però vedere una cosa. Quindi lasciamo da parte un attimo una teoria potenzialmente complottista, anche se magari poi non sarà proprio così, e guardiamo ai dati. Abbiamo hedge fund, come quello di Jim Canos, che hanno shortato apertamente Strategy. Abbiamo trader algoritmici che sfruttano la volatilità, in questo caso a ribasso, ribassando ulteriormente il prezzo. Abbiamo istituzioni che vedono Strategy come un veicolo ancora instabile, non un'esposizione pura magari a Bitcoin. Abbiamo degli ETF che sono interessati a vendere il proprio prodotto piuttosto che Strategy. Quindi in realtà non serve per forza un complotto per far crollare tutta questa roba qui, ma basta che diversi player, diversi attori agiscano con un interesse personale, cioè quello di fare soldi. Perché chi shorta guadagna se il prezzo scende, chi crede che il modello sia insostenibile vende e guadagna se il prezzo scende. Cerca liquidità in un mercato teso, sfrutta ogni opportunità indipendentemente che sia rialzista o ribassista. Quindi il risultato di tutto questo potrebbe essere una pressione distribuita che sembra essere frutto di un grande complotto, ma che magari è solo un'intenzione comune in un determinato momento che risponde ad una domanda sola: fare soldi. Cosa significa però tutto questo per il prezzo di Bitcoin? Beh, significa che se Strategy dovesse entrare effettivamente nella spirale della morte, le conseguenze sarebbero enormi. Vendite sistematiche di decine di migliaia di Bitcoin all'anno. Perdita di fiducia nel modello corporate Bitcoin, che andrebbe a far collassare anche tutte le altre realtà più piccole che fanno tesoreria in Bitcoin. Contagio psicologico, appunto, su larga scala. Se crolla l'holder pubblico più grosso, cosa succede a tutti gli altri? Tutto questo però è evitabile. Non siamo in pericolo di morte adesso, perché finché l'MNAV rimane sopra 1, finché la cassa rimane piena, abbiamo 2 anni davanti, il prezzo di Bitcoin non crolla strutturalmente per 2 anni, tutto questo regge, anche se è frutto di attacchi esterni. Queste sono le 3 cose che quindi dobbiamo vedere: il prezzo di Bitcoin come evolve, l'MNAV che rimane sopra 1 e vedere la cassa quanto si riempie, come si evolve nel tempo. In queste condizioni Strategy, continuerebbe a fare quello che sta facendo, accumulare Bitcoin e fortificarsi. Ed è qui che sta l'ironia, quello che fa gridare alle persone che Strategy è un Ponzi. Più il mercato crede nel modello, più il modello diventa sostenibile e si rafforza, ma meno ci credono, più tutto diventa pericoloso e può crollare. Questa è una profezia autoavverante, ma al contrario di una bolla, al contrario di un Ponzi, questa strategia ha un ancoraggio reale e solido: 650.000 Bitcoin in cold storage. Quindi benché la spirale della morte, la death spiral per Strategy non sia un'ipotesi così distante a noi, quindi così remota, è una cosa che va secondo me assolutamente tenuta in considerazione, un rischio concreto che è strutturale, legato ai vincoli finanziari reali che abbiamo visto in questo video. Non è nemmeno però già una condanna a morte, perché non è detto che si possa verificare, né ora né mai. Perché in un mondo ideale il prezzo di Strategy dovrebbe continuare a essere sempre superiore al valore dei Bitcoin che possiede, perché offre di fatto una leva, liquidità e esposizione maggiorata su un asset altrimenti difficile da detenere fino ad oggi per le istituzioni. Dico fino ad oggi perché oggi ci sono gli ETF, quindi Strategy potrebbe in un certo senso essere un competitor degli ETF, in quanto offre, tra l'altro, prodotti a rendimento garantito su Bitcoin, mentre quando acquisti ETF, Bitcoin tramite ETF, ti stai esponendo a Bitcoin pagando un premio su quella roba lì, non ottenendo interessi. Quindi potrebbe di fatto essere un competitor. In questo contesto, se il mercato continuasse a riconoscere questo valore, la spirale non si attiverà mai, anche se in segreto le banche lo attaccassero facendo di tutto per farlo cadere. Se invece il pessimismo prendesse il sopravvento, se gli investitori smettessero di credere nella narrativa, in quel caso la macchina si incepperebbe. Quindi per ora la partita è assolutamente aperta,
E non mi stupirei per niente se domani saltasse fuori che JP Morgan stia effettivamente shortando il titolo per far collassare Strategy, obbligarla a vendere i propri bitcoin, quindi farne crollare il prezzo e accumulare di più, perché JP Morgan l'ha già fatto in passato più e più volte con più e più asset. Ogni volta sul momento non si sa, tutto crolla, nessuno sa il perché e poi salta fuori che qualcuno stava artificialmente tenendo quell'asset basso, lo stava shortando, lo stava abbassando per poter fare i propri comodi. E sì, in passato JP Morgan aveva già fatto lo stesso per Bitcoin, non attivamente shortando facendo, ma con la manipolazione mediatica, quindi gridando allo scandalo, gridando che Bitcoin era un Ponzi, limitando i propri dipendenti, dicendo chi viene scoperto ad acquistare Bitcoin verrà licenziato, insomma una manipolazione incredibile che aveva portato il prezzo di Bitcoin più volte a più riprese a crollare e che col senno di poi si scoprì dai dati on-chain che i maggiori acquirenti proprio in quei momenti, proprio quando Bitcoin collassava, era JP Morgan. Quindi no, non mi stupirei affatto se in futuro saltasse fuori che in questo periodo JP Morgan era lì che girava il dito nella piaga. È illegale? No. È da stronzi? Assolutamente sì. Però questa è la finanza ed è importante comprenderlo. Cosa succede però, per concludere, agli investitori di Bitcoin, quindi a chi crede in Bitcoin, chi se ne frega di Strategy? Io compro Bitcoin, ma se Strategy fallisce cosa succede? Ti giro la domanda. Saresti pronto a reggere il colpo se Bitcoin domani scendesse del 30, 40 o 70% in pochi mesi? Se la risposta è sì, allora non hai nulla di cui preoccuparti. Semplicemente lascia che le cose facciano il proprio corso. Se credi in Bitcoin e la sua struttura, allora lascia fare. Se invece la risposta fosse no, non potrei reggere un colpo di questo tipo, allora dovresti tornare nella tua strategia, rivedere perché evidentemente hai o una sovraesposizione o c'è qualche problema da andare a sistemare nella tua strategia, non in Bitcoin, non in Strategy, non nel mondo macro, ma nella tua personale strategia. In ogni caso, ricordati sempre che in finanza non si può mai dare nulla per scontato. E l'obiettivo di questo video era proprio mostrarti l'altra faccia della medaglia, quella che molti non stanno guardando, i dati reali di Strategy, quello che sta succedendo veramente sul mercato, quello che i grossi player finanziari di cui tutti ci si fida ciecamente come fossero degli dei scesi in terra, tante volte invece sono dei grandi stronzi. Ricordati, la storia tende a ripetersi, anche se non sempre uguale. Ti ricordo, se ancora non l'avessi fatto, che puoi iscriverti alla newsletter, ti comparirà qua un banner cliccabile, lì c'è il link, arrivi direttamente alla newsletter, basta solo che inserisci la tua email su cui vuoi che ti arrivino appunto le varie analisi che faccio settimanalmente, clicchi e sei dentro. Grazie per essere stato qui con me. Ricordati, la storia ha il brutto vizio di ripetersi. Sì, delle cose cambiano, non è mai uguale, però la base tende a essere sempre in rima. E le spirali della morte, una volta innescate, non perdonano.